Ciao Riccardo, benvenuto alla nostra Academy, questa è la Bartender Certified, dove abbiamo anche Pizza Certified di cui siamo ospiti oggi. Fermi tutti, oggi con Diego nella sua Academy parliamo di pizza a tutto tondo. Prima vediamo strumenti e preparazione anche con lo chef, dopodiché in un'intervista Diego ci darà tutte le chicche di questo business. Come, dove, quando e in che modo aprire un progetto a base di pizza, con tutti i suoi misteri, costi e profitti. Io in descrizione vi lascio l'indice completo di questo video, ma voi non perdete nulla perché in ogni momento troverete dettagli interessantissimi. Poi con questo video, per riordinare il canale, diamo anche il via alla playlist Soldi in Bocca, dove andremo ad affrontare le imprese legate al mondo del food and beverage. Questo è il nostro angolo di pizzeria dove facciamo i corsi di pizzeria. Oggi abbiamo degli studenti che sono in pausa adesso che fanno corsi base. La scuola è nata da un'idea di Marra Forni, una scuola chiamata Pizza University in US a Washington DC. Questa idea di voler sviluppare anche in Italia il prodotto, forno americano, tradizione italiana e napoletana, prodotti tutti italiani, un'impastatrice a spirale da 25 kg a doppia velocità di Resto Italia. Non potevano mancare tutti gli accessori G-Metal che ci servono chiaramente per infornare, per pulire il forno. Se riesci a spiegarmi in un secondo come funziona, perché di forni ne vediamo migliaia e migliaia, però effettivamente questa è la prima volta che ci sono davanti e ci metto una mano dentro. Questo è un forno innovativo che è temporizzato. A differenza degli altri rotanti che ci sono in commercio che continuano a roteare senza, una tempistica, questo viene programmato attraverso un touchscreen vero e proprio, parliamo di digitale. Io posso programmare la rotazione in senso orario o antiorario. Ma e una pizza quanto ci mette a cucinarsi? Dipende molto dagli impasti. La pizza napoletana solitamente ha una cottura di 70-80 secondi a pizza. Una pizza tradizionale varia a seconda del tipo di farina, da quanta lievitazione ho messo dentro, e quindi può essere 150 secondi. Quindi con un forno del genere riesci a fare circa 100 pizze, 100 all'ora? Diciamo che con questo forno, come tradizionali, circa un centinaio di pizze, perché il tempo di cottura è circa 3 minuti. Con le napoletane arriviamo anche a 150 pizze e questo è il più piccolo della famiglia. Ok. Poi c'è il 130, 150. Quindi questo lo usate per insegnare alle persone? Sì, perché lo usiamo sia in versione statica, senza usare la rotazione, per insegnare ai ragazzi che vogliono approcciarsi come gestire le cotture all'interno del forno. Nella parte finale del corso gli insegniamo a gestire anche la rotazione e di conseguenza anche come gestire le fiamme. Ok, e qui oltre alla pizzeria avete anche altre zone? Assolutamente che voglio sì. subito vedere, fammele vedere. Andiamo. Questo è il reparto di caffetteria, dove facciamo i corsi di latte arte, di caffetteria base e caffetteria professionale. Questa è la parte, dove facciamo i corsi di barman, sia base che avanzati. Quindi ognuno ha la sua postazione. Ognuno ha la sua postazione e ci sono tutti i vari test di bottiglie per l'insegnamento dell'acrobatico, chiaramente anche per quanto riguarda poi quando fanno i test dei cocktail e delle quantità che devono utilizzare. Qual è il corso che va per la maggiore? Il barman base e poi il mixology. Chi fa mixology ha già un'esperienza di barman più o meno avanzata e quindi poi cercano una certificazione che poi noi diamo e che poi viene, grazie al fatto che collaboriamo con Federazione Baristi Italiani, anche all'estero vengono valutati in maniera positiva. Ma e lo studente tipico? Cioè chi è che viene qui? Dallo studente che è uscito dall'università e che vuole intraprendere un percorso, piuttosto che qualcuno che ha già delle esperienze al bar e che vuole migliorare le proprie performance. Chiaro, noi oggi parliamo di pizza, quindi torniamo... Assolutamente sì. Mettiamo le mani in pasta e facciamo questa pizza. Adesso facciamo una simulazione con Francesco Bologna, che è il nostro tutor dei corsi di pizzeria base. Piacere, Riccardo. E adesso lui ti aiuterà a fare la tua prima pizza. Sì, mi aiuta a fare un macello, quindi. Vabbè, intanto ci giochiamo. Ok, andiamo. Prima siete andati veramente in profondità. Tecnico, sì. Qui parti dall'ingrediente da zero e poi arrivi all'impasto, dopodiché questa è la fase finale, diciamo. Sì, è la fase finale dell'impasto con la relativa stesura, quindi dopo la maturazione delle 72 ore abbiamo queste palline che vengono formate e vengono messe nelle cassette service con una maturazione che va dalle 48 alle 72 ore. Poi da qui viene presa dalla cassetta service, messa nella farina e per farti capire, questa visto è la parte... che la devi stendere anche tu, con i polpastrelli schiacciarla, la alzi delicatamente, ancora polpastrelli e poi
con le mani messe in questa maniera, 1, 2, 1 e 2, mano centrale, la alzi delicatamente sempre, vai a stendere quello che è il prodotto in questa maniera fino a portarlo comunque, a portarla alla forma della pizza. Sì, questa comunque è la parte più divertente, cioè prima di questo c'è tutto l'altro lavoro Prima di dell'impasto. questo c'è tutto il lavoro dell'impasto che va a finalizzare poi sia l'idratazione dell'impasto sia comunque tutto quello che concerne la pizza nel suo essere, nel suo io. Quindi il gusto lo decidi prima, cioè questo è solo il 50% del lavoro. Mettiamo il 30% del lavoro. Ah, ok, è la parte più meccanica. Meccanica, perché è vero che la cottura è molto importante. Prima della cottura derivano tanti fattori per avere un impasto ottimale. Chiaro, così capiamo fino al midollo come si fa un impasto. Si va a prendere la pallina, si va a schiacciare con i polpastrelli, si gira e dopodiché avviene quello che è il volteggio in termine tecnico della pizza fino alla relativa stesura di circa 33. Ricordiamoci che deve essere sempre bella infarinata e da qua andiamo a creare quello che è il disco di pasta, mettiamolo in questa maniera, e poi si va a creare quello che è la margherita piuttosto che la marinara. Andiamo a mettere il pomodoro con un po' di mozzarella. Questo più o meno lo riconosci a mano quanto grande è una pizza? La grandezza di una pizza viene definita dalla mano. Comunque una buona base pizza deve avere un 33 di diametro. 33 centimetri. Sì, 33 centimetri. Poi una volta messa nella pala viene infornata subito nell'arco di pochi secondi e in base alla tipologia di pizza che vogliamo andare a fare, se la napoletana o la classica pizza che si fa, mettiamo così, in tutta Italia, la andiamo a cucinare intorno ai 3 minuti, 3 minuti e 20. Quindi il mio obiettivo oggi è cercare di fare un qualcosa più simile possibile a quella per poi infornarla. Esatto. Senza fare danni. Senza fare Bravo danni, a non fare danni. ci sistemiamo quello che è la Ok. farina nel banco, vai a prendere la pallina. Ah, è morbidissima, pensavo fosse molto più densa. Qua parliamo di un'idratazione del circa 80%. Ah, ok. Solitamente un impasto di pizza viene fatto dal 60 all'80%. Parto Sempre così. sulla farina, Sempre sulla farina, ok. vai con i polpastrelli a schiacciare fino in fondo, in modo Ok. che vai ad adagiare proprio. Con i 4 polpastrelli? 5? Sì, 4. Ok. Giri l'impasto della pizza, che lo rimetti testa in giù, schiacciarla completamente. Una volta che comunque hai visto che la dimensione Questa è una dimensione della corretta? pizza va intorno ai 19-20 cm, quindi Una mano. un palmo di una mano, vai a mettere le mani in questa posizione, accavallate uno sopra l'altro e una tira e l'altra gira, una tira e l'altra gira. La mano non deve mai toccare quella che è la parte del cornicione, perché andiamo a creare una omogenea alveolatura, avere un apporto e un equilibrio sulla pizza. Tiri e giri. Mettendo la mano in questa maniera, in maniera leggera, il lavoro da fare è questo di qua. Ah, molto più forte, molto più veloce. Cioè io ho paura- Molto più veloce, però senza toccare quello che è il cornicione, quindi il bordo della pizza. Ci sei quasi, devi stendere di più con questa mano, lavorarla con più farina, quindi ti conviene spolverarla un po' di più e mantenere le mani in questa Ah, ok. posizione e fargli fare quello che è il giro dell'impasto. Ok. Adesso l'hai girata tu, va benissimo immagino. Metti la mano centrale in questa posizione, accompagni esatto, alzi, si fa scendere leggermente di qua e si tira piano piano con i polpastrelli e la parte della metà del dito verso l'alto. Girando? Sì, va bene così, un giro, ok. Te la vai a sistemare in base a quello che è la parte finale, diciamo. A cosa serve questa procedura qui alla fine? Per evitare che rimanga tanta farina sotto e per allungare di più quello che è il disco di pasta. Va messo un cucchiaio, esatto, al centro Ho fatto danni.
e bisogna metterlo dalla parte centrale a forma di chiocciola, quindi conviene sempre mettere l'indice che gestisce questa parte di qua, fai il giro fino ad arrivare al cornicione. Ok, chiedo perdono. Sì, ci siamo. Andiamo a mettere quello che è la mozzarella. Sono all'incirca un pugnetto, quindi vai sui 70-80 grammi di mozzarella per ogni singola pizza. Più o meno. Esatto. Ok, io provo ad imparare poi a posteriori da video. Andiamo a prendere quello che è la pala. Era un bellino sporca, va bene. E questo è a forno fermo comunque. A forno fermo, se no possiamo mettere la rotazione della piastra tramite il digitale, andiamo a fare girare la piastra fino a che non si dori tutto il cornicione, comunque a cottura completata. La cosa ci facilita un po' perché durante il percorso, diciamo, di cottura noi abbiamo la possibilità, mentre stendiamo la pizza, che arrivi anche una persona che non ha mai fatto questo lavoro e prenda la pizza con una maggiore facilità rispetto comunque ad un forno fermo. Tu comunque la pizza la riconosci cotta ad occhio ormai, immagino. Assolutamente sì, uno perché ha una doratura completa e omogenea, perché comunque ha formato la sua alveolatura nell'arco di pochissimo tempo, raggiunge l'80% del suo volume, poi bisogna guardarla in tutto e per tutto con la doratura e la croccantezza dell'impasto totale. Chiaro, quindi per capire vai anche ad alzare? Ad alzare la base per vedere se è cotta o se ha bisogno di qualche minutino in più di cottura. Ma e quindi per esempio in questo momento siamo a... Il 70% della cottura, ha aumentato il suo volume, vediamo la pizza centrale comunque già inizia a prendere il suo colore con qualche punta bruciatura, che non è bruciatura ma è la caramellizzazione degli zuccheri che avviene durante il percorso della cottura. Tu cosa pensi delle differenti pizze che ci sono presenti in Italia? Pizza napoletana, pizza romana, pizza che magari si fa più qui al nord? Sono degli impasti e delle metodiche differenti, tutte da apprezzare. Qual è la pizza che va di più e con cui si può marginare anche di più? A livello di margine parliamo di una pizza in pala o di una pizza classica, giocando con quello che sono le idratazioni e le nuove metodiche che ci sono da applicare durante il processo di lavorazione dell'impasto. E soggettivamente qual è la pizza che ti piace di più? La pizza in pala è una pizza che attrae tanto e mi piace di più perché ha uno sviluppo a livello di alveolatura maggiore. La pizza preferita classica margherita perché vai a assaporare il prodotto finale in sé per sé. Capito. Ci siamo adesso? Ci siamo con la pizza. Ti ho intrattenuto per 3 minuti adesso, possiamo mangiare. Andiamo a prendere quello che è il prodotto finito. Diciamo che l'hai fatta meglio di me oggi. Non male come inizio. Male. Andiamo a tagliare quello che è comunque la pizza che abbiamo formato. Ma e questa è una persona normale, non potrebbe dirti è bruciata? È leggermente avanti come cottura. Questa invece è una cottura più corretta. Questa è una cottura più corretta. Questa ha una ventina di secondi in più, questa invece è una cottura corretta. Questa è la cottura corretta, esatto. Ok, chiaro. Vabbè, buon appetito. Buon appetito. Ragazzi, buon appetito. Grazie a voi. Vogliamo anche una birretta. Quindi, come dicevi prima, è iper soggettiva la cosa. Io potrei dire questa è leggermente bruciata, lui invece l'adora. C'è un prodotto infame, quindi la pizza. Esatto. Come anche può essere infame il pomodoro, come può essere infame perché va ad acidità a seconda se a te piace salato, a me piace dolce, a lui piace più strano. L'impasto lo senti che è spaziale, porca boia. Questa è mia perché qui sotto non è uniforme come dovrebbe essere. Possiamo apprendere meglio. Lo chef ci sta facendo vedere una pizza fatta come si deve. Là, ma è enorme questa. Adesso sta facendo la pizza alla pala, ma è enorme. Questi sono 3 panetti, quindi. All'incirca sì. Ok, sembra decisamente di più. Ha ancora più aria dentro? Molta più aria ma molta più acqua. Ok. Lo si vede anche dalla luce. Sì.
Quindi il panetto di una pizza costa circa 40 centesimi, questa che alla fine sono 3 pizze è 1,50 euro e ci fai 14 porzioni e con quella solo una. Questa la vendi a 25 euro, quella la vendi a 5 euro. Quindi questa conviene decisamente di più. E qui abbiamo la pizza fatta bene dal pizzaiolo, senza che io gli rompessi le balle. Sì, lo tiri proprio come fosse una tovaglia quasi. Il tempo per preparare questa è uguale a quello con cui prepari una pizza, più o meno. Più o meno sì. Allungando. Questa è la pizza fatta da lui prima e tutta bella uniforme. Con una birra italiana, artigianale, di Pedavena, di birrai 32, Ovviamente veneta. ovviamente veneta, aromatizzata all'arancia e miele. Cin. Riccardo, sai qual è il problema? Che quando poi impari a mangiare questa pizza qua, queste pizze qua, Non mangi quando più il vai resto. in giro, non riesci più a mangiare la pizza. Perché? Perché non sono Bello! E questa è la precottura fatta. Questa è la precottura. Ora, condimento, visto da distante sembra pesantissimo questo impasto, però è tutta aria. È tutta aria e tutta acqua. Questa, fatta da lui con calma, veramente veramente buona. Pizza rotonda sono 250 grammi circa di panetto, viene fatta una pizza rotonda. Questa pizza che adesso andiamo a estrapolare dal forno, che ha dentro 3 panette, abbiamo fatto circa 1 metro, che quindi sono tantissime porzioni se lo pensiamo a mettere magari su un tavolo dove ci sono 8, 9, 10 persone, e però è una pizza in pala, cioè con impasto identico alla pizza tonda. Ok. Poi passiamo a un altro mondo che è la focacceria e la pizza in teglia, che vanno cotte nel forno elettrico, ok, dove vengono preparate con diverse idratazioni, diversi modelli di lievitazione, e sono comunque le pizze a trancio. Ci sono centinaia di pizzerie che fanno pizza al trancio in Italia. L'impasto è un impasto, diciamo, base, vari mixology di farine con lievito madre, cioè ci sono tantissime correnti di pensiero a seconda del tipo di pasta. Però pizza che comunque vuoi. ti va via una quantità di materiale Superiore. superiore. Sì, Quindi sì. la cosa migliore è questa che hai sì. appena tirato fuori. Sì, puoi inquadrare abbiamo fatto 1 metro praticamente di melanzane, il resto è margherita, e come vedi ogni trancio è quasi una porzione. Questa è stata fatta con 3 panetti. 3 panetti. E con questa ci mangiano tranquillamente 5 1, persone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 sono 5 persone che Sì. si mangiano. Se noi parliamo di ristorazione, questa viene messa in sharing su un tavolo e ha un prezzo alla pizza. Chiaro. Mentre sul dettaglio, alla vendita al dettaglio, la pizza si vende a pezzi e quindi questa pizza può essere tagliata in 1, 2, 3 sezioni e posso benissimo tranquillamente pensare di arrivare a 20 euro la pizza. Qua hai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pezzi, 2 euro a pezzo è vendibile Sì, tranquillamente. assolutamente sì. Come ti dicevo precedentemente, il mercato della pizza sta cambiando e sta andando verso una modifica di quello che è la pizza tonda. Tanto è vero che in tanti paesi extraeuropei fanno addirittura le pizze da 15-20 cm massimo, perché la gente ormai non riesce più ad avere in modo salutistico di mangiarsi una pizza da 30 Vabbè, cm. ma adesso andiamo su e ne parliamo più a Dopo ne dettaglio. parliamo con calma, tutte le domande che vuoi. Allora, business pizza, quanto è marketing e quanto è qualità del prodotto? Questa secondo me è la 70% è marketing e 30% è qualità di prodotto. così tanto. Assolutamente sì. Effettivamente la qualità della pizza esiste relativamente? No, la qualità della pizza c'è, ma quelli che fanno veramente qualità della pizza non sono attenti tanto al marketing e quindi sono poco conosciuti quelli veri. Quindi effettivamente un pizzaiolo tecnicamente dovrebbe concentrarsi sul marketing della pizza? Non è il pizzaiolo che si deve concentrare sul marketing della pizza, ma il proprietario che gestisce il ristorante o la pizzeria o l'attività dove il pizzaiolo lavora. Mi hai appena detto che comunque la qualità della pizza è un qualcosa dove tu ti devi concentrare secondariamente per quello che è il mercato attuale. È diverso perché il mercato della pizza è soggettivo. Come per tanti prodotti, il consumatore non è così attento e preparato su quelle che sono le proprietà organolettiche del prodotto, le proprietà di qualità degli ingredienti,
le proprietà di maturazione o di lievitazione o di cottura. Il cliente si siede, mangia la pizza e poi paga e se ne va. Chiaro. Fa tanto come viene accolto il cliente, come sono organizzati all'interno del ristorante per quanto riguarda la spiegazione di quello che ti portano al tavolo, in questo caso quello che ti portano al piatto, e allo stesso tempo ne fa molto, diciamo da padrone, la pubblicità che si fa di quel locale o di quel marchio. Ti faccio un esempio molto banale, ma non voglio fare nomi. Ci sono catene in Italia che contano centinaia di punti vendita e che sono quelle che vengono utilizzate per la maggior parte nei posti delle location come takeaway o delivery, dove però il prodotto, se preso singolarmente il cliente che lo mangia e fatte delle domande particolari, il prodotto non lo soddisfa, però lo ordina. Chiaro, perché è comodo, veloce. Comodo con Deliveroo, comodo con le varie applicazioni. Poi arrivo a casa, cominciano a bere 1,5 litri di acqua dopo aver mangiato una pizza, di notte si alzano e fanno la passeggiata notturna perché hanno le lievitazioni. Quindi abbiamo subito capito che oltre alla pizza c'è tutto il contorno che conta Assolutamente. immensamente di più del Assolutamente. soltanto pizza. Assolutamente. Ora volevo partire dal apriamo una pizzeria. Certo. A, dove l'apriamo? Quindi quali sono i mercati che tu vedi per la maggiore dall'Italia? Ok. E poi cosa succede nel mondo? B, che tipo di pizza facciamo? Perché sotto abbiamo visto una pinza, abbiamo visto una pizza rotonda, poi mi hai parlato delle teglie, quindi economicamente, cioè noi vogliamo fare soldi qui, non ci interessa sì la qualità del prodotto, Il ma soldo voglio è capire- vincolato alla location e al Chiaro. posto in cui vado ad aprire la Quindi location. partiamo Perché? a capire dove. Perché ci sono correnti. Che tipo di ristorante? Perché non c'è semplicemente il ristorante. Andiamo per gradi. Sì, andiamo per gradi. Quindi dove? L'Italia è un mercato, diciamo, saturo per quanto riguarda la pizza, perché oltre al prodotto italiano ci sono tantissimi prodotti internazionali che sono venuti a saturare il mercato senza qualità ma con tanto marketing, come ti dicevo prima. Questo ha comportato due fattori molto importanti che ritrovo e spesso e volentieri durante i vari summit che faccio alle fiere internazionali vengo confortato dal fatto che sono reali. Il primo è che il consumatore guarda esclusivamente tante volte al prezzo Ok. e allo stesso tempo il proprietario, quindi l'owner della location, guarda al cost saving, cioè al risparmio economico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose: che io vado a ordinare la pizza dove costa meno e io per stare nel mercato devo risparmiare il più possibile sulla pizza. Chiaro. Questo parliamo dell'Italia, attenzione, io sto parlando dell'Italia. L'Italia è un paese dove una margherita, a seconda della regione, ha un prezzo variabile che va dai 3,50 dalla Calabria, Puglia, a volte 4, fino a salire a Milano, ma non centro, io parlo di periferia, quindi locali che non sono centro città, perché altrimenti i prezzi sono completamente diversi. Però la zona viene identificata una margherita 5,56, quindi nello stesso stato Sì, abbiamo un sì. 50% di differenza quando i prodotti sono gli stessi. Il costo del pomodoro varia leggermente da nord a sud, la mozzarella è uguale, la farina è la stessa perché l'acquistano nei prodotti più Quanto importanti. costa fare una pizza? Costo intendo non solo ingredienti, ma anche pizzaiolo. Sì, parliamo di locale. food cost. Il food cost include il costo del pizzaiolo, il costo dell'elettricità o del gas o della legna che tu vai a utilizzare. Parliamo sempre di pizza, quindi di prodotto. Facciamo l'esempio di un food cost di margherita. Sulla margherita siamo tra l'1,50 e l'1,75, che non vuol dire che la margherita costa 1,50 € farla. No, prodotto finito. Ok, quindi con tutti pagati. Tutto pagato. Quindi è comunque un buon margine. Assolutamente. Considera poi che all'estero ci sono paesi in cui lo sviluppo del prezzo è leggermente sopra, circa può essere 2 euro, 2,30 €, Ok, chiaro. però la vendono a 10-15 euro. Sì, per far arrivare ovviamente l'ingrediente lì. No, non è quello, il costo è quello. Cioè io pago il prodotto, cioè io sono proprietario del ristorante e compro il pomodoro, la mozzarella, la farina. Magari costa di più lo stipendio del pizzaiolo. Non è così, perché qui c'ho le tasse in più da pagare e lì in certi paesi come per esempio Saudi Arabia, Emirati Arabi, Kuwait, Iran, Oman, Qatar, ti parlo del Middle East perché in questo momento è quello che sta esplodendo nel mondo della pizza. Quindi tu vedi Assolutamente. Middle East, mondo della pizza. Assolutamente. Asia, America. Pochissimo Cina, ma vedo tantissimo Sud Corea. Quindi quello che mi stai dicendo è che l'Italia è molto saturo. Satura. Vai in un paese dove comunque hai un sacco di competitors, per carità, puoi Assolutamente. vivere. Una persona che fa impresa e guarda a tutto il mondo va nel Middle East in questo momento. In questo momento vai nel Middle East,
Vai in America, US, che è gigantesca, sebbene è vero che in America c'è tantissima pizza, ma c'è un territorio immenso. E in tanti posti non c'è ancora la pizza addirittura, ci sono centinaia di miglia ancora senza pizza. Tra virgolette, se vogliamo vederla un po' in Colorado, Nevada, Wyoming, la pizza è un po' vista come il prodotto fatto all'interno dei saloon e dei pub americani, quindi ancora non c'è questo concept, c'è tanta roba da fare, tanto è vero che io sono l'export manager di una società americana che fa forni, società italiana trasformata in America che fa forni italiani in America, leader di mercato mondiale. Ogni mese noi forniamo circa 30-40 forni solo negli Stati Uniti. Ok, quindi ogni mese ci sono 30 nuove pizzerie o 30 pizzerie che si allargano, che aprono altre branch. Quindi la pizzeria in questo momento, se io ho soldi per investire nel mercato, tecnicamente, secondo la tua opinione, la devo andare ad aprire nel Middle East. Per tanti motivi, che non sono solo di prodotto, ma sono fiscali, sono di agevolazioni, di ricerca del prodotto da parte dei cittadini. Ti parlavo telefonicamente anche del prodotto Pinsa, che sta esplodendo nel Middle East perché hanno cominciato a presentarlo, a farlo. Loro, non conoscendo che cos'è la pinza, la provano, vedono che stanno bene, che è un prodotto leggero. L'healthy food è il principale ricerca di ristorazione nel mondo asiatico, loro cercano di essere healthy a tutti gli effetti, quindi per noi italiani la pizza migliore è una pizza napoletana, per loro la pizza napoletana è fat. Ok, chiaro. Poi anche lì si devono aprire delle parentesi su come sono fatte le E varie adesso, che tipologia di pizza? Quindi abbiamo capito geograficamente. Tu parlavi di pinza, quindi passerei a che tipologia di pizza economicamente. Quindi sempre noi vogliamo cercare di massimizzare i profitti. Esatto. Non stiamo parlando di qualità della pizza. Giù abbiamo parlato di qualità della pizza. Sì, il mercato si sta evolvendo verso, causa anche Covid, ha fatto nascere nuove esigenze di mercato, di socializzazione, quindi dopo 1 anno e mezzo che sei chiuso dentro, che non puoi uscire, ti viene aperta la porta, la cosa che preferisci è uscire, riempire i ristoranti, condividere. Proprio per questo diventa interessante quello che sta succedendo nel mondo, la condivisione del food, che non è solo nella pizza, è anche nelle altre tipologie di piatti dove ti portano i vassoi grandi, magari una fiorentina in 4 persone, e la stessa cosa nella pizza. La pizza rotonda, ormai tradizionale, sta un po' calando, anche se comunque il mondo è pieno di pizzerie rotonde, quindi sono lì. Però tutte le pizzerie che fanno la pizza tonda hanno inserito determinati altri formati, che sono le pale, che possono essere di diverse tipologie. Prima abbiamo fatto una pizza da 1 metro. Sì, la cosa che mi ha sorpreso di quella è che per una pizza rotonda fai un impasto, per una pizza da 1 metro hai 3 impasti. Sono 3 panetti stirati. E con quella pizza da 1 metro mangiano 4-5 persone. Assolutamente d'accordo con te. Il discorso del cost è sviluppato verso lo sharing. Tecnicamente fai più margine sulle pizze in sharing. Ok, sulle pizze più grandi. Quindi. Certo, però il problema che ti nasce è la mentalità del consumatore. Ancora non è così sviluppato il desiderio di vedere la pizza sharing quanto quella di sedersi e condividere e avere la tua pizza. Proprio per questo stanno nascendo addirittura pizzerie dove la pizza è 20 cm. Di solito è dai 28 ai 32 cm una pizza tonda normale, sia che sia napoletano, impasto classico, tradizionale, sono 28-32 cm. Adesso, soprattutto in certi paesi come il nord Europa, Finlandia, Islanda, Danimarca, fanno pizze da 20-22 cm massimo. Sì, pizzette. Beh, non sono proprio pizzette perché le condiscono con un bel po' di roba, cioè con la bresaola, col grana, con la rucola, delle belle cose. Però ci mangi e mangi 20 cm di impasto, poi bisogna vedere come è fatto l'impasto. Però diciamo che anche al Middle East, per esempio, tantissimi chioschi che sono nati ad Expo che fanno una pizza da 20 cm. Il takeaway non è visto ancora come il takeaway, cioè prendo la pizza e me la mangio per strada. Per loro, paese arabo e musulmano, ancora questo non è entrato nella mentalità di mangiare mentre cammini o dentro nei mall, quindi vogliono prendere il prodotto che sia tutto loro e finirlo e mangiarlo e sedersi e mangiarlo, però non mangiano più una pizza da 30 cm perché non ce la fanno. Beh, quindi lì c'è la possibilità dei tranci, ipoteticamente. Il futuro sarà quello. Già adesso qui abbiamo la scuola che fa pizzerie e quant'altro, ho già avuto richieste da parte di mulini importanti a livello internazionale per sviluppare delle masterclass sulla pizza in sharing. Middle East è il luogo attualmente dove magari andare a controllare e approfondire. Certo. La pizza più economicamente profittevole è la pinza,
condivisa a tranci, quindi Certo. venduta a tranci. La pinza rispetto alla pizza, la differenza la fa l'impasto e la quantità d'acqua che contiene. Chiaro. Quindi la pinza è molto economica rispetto a una pizza della stessa dimensione, Chiaro. perché non ho dentro lieviti, non ho dentro quantità d'acqua che devo comunque utilizzare. Chiarissimo. Ora invece volevo chiederti tipologie di ristoranti, perché tu mi hai detto piccoli baracchini li chiamo io, ristoranti tipici, quindi dove hai N posti a coperto e mangi. Come lo vedi il Guarda, movimento delle strutture? Ne parlavo proprio sabato con un mio carissimo amico messicano che si occupa anche lui di Marraforni, che è il brand per cui noi sviluppiamo chiaramente i forni di pizzeria, forno napoletano, al trailer portatile, forni elettrici napoletani, rotanti a gas, legna, vabbè, bla bla. E lui appunto condividendo dicevamo la cosa più importante è quella di capire quanto deve essere grande la location, perché in base a quanto è grande la location e a quante persone accedono a questa location io devo fare anche un investimento di equipment. E noi stiamo lavorando tanto a livello mondiale sul fatto che abbiamo lavorato su una concezione nuova del forno, cioè al mondo, soprattutto nel Middle East, in Russia, in altri paesi, pensano che il forno della pizza è a se stesso, cioè un forno a sé stante solo per la pizza. Noi stiamo facendo capire al mondo che con un forno della pizza lo puoi usare come forno a 360 gradi e quindi con un forno della pizza tu fai una cucina a 360 gradi. Chiaro. Con un forno e poche equipment in più tu puoi avere il tuo ristorantino da 20-30 posti a sedere e sei a posto, senza inserire fornetti elettrici, forni convenzionali, che tanto col forno della pizza, se ci sai lavorare, riesci a fare tutto. Tanto è vero che ti dicevo prima che un nostro cliente ha appena aperto un concept in America solo di paella, col forno napoletano. Questo porta a un'evoluzione di quello che è il mercato, che chi apre per pizzeria non fa solo pizzeria, gli dai la possibilità di non dover avere uno chef, una brigata eccetera, ma con 4 nozioni di un cuoco puoi fare sia la pizza che tanti altri prodotti a menù. Sì, quindi questo sicuramente è una modifica del pensiero, Esatto. perché è un allargamento di quello che puoi fare con le cose che già hai, bene o male. Ma sempre considerando quello che è l'economia adesso, cioè costi sempre più risicati, location sempre più piccole, perché non ci sono investimenti da poter avere location, a meno che tu sei un imprenditore o un investitore che entri in Marriott, Hilton, Rotana, grandi catene, Radisson, dove ti danno magari, come ha fatto Bottura, il ristorante fronte mare con 150 posti, che poi più o meno lo tieni mezzo vuoto, però sei coperto dai costi dell'investitore. Ne parlavo 4 mesi fa con un grosso investitore a Dubai, lui ha 47 ristoranti, di cui italiani 0, tutto arabo, cucina cinese, bistrò, ha 2 brand di caffè, e mi raccontava a Dubai il 75% degli owner che hanno ristoranti non sono interessati ad avere utili nei ristoranti. Il fatto di avere le aperture dei ristoranti gli fa crescere le altre compagnie. Quindi il ristorante è solo Il facciata. ristorante è una facciata. Ok. Mentre invece ci sono veri e propri imprenditori di ristorazione che hanno aperto il proprio ristorantino, che hanno fatto i propri sacrifici, eccetera, che fanno una fatica incredibile. Perché a parte la concorrenza che c'è, a parte i prezzi. Quindi questo sempre è pensare fuori dal box. Io ho un ristorante, ma oltre ad avere un ristorante ho una community su cui posso fare N altre tipologie di business, ho un forno su cui posso cuocere N altre tipologie Esatto. di cibo, eccetera. Però concentrandoci sulla pizza, qual è la tipologia di ristorante che tu vedi di più economicamente sostenibile? Nel senso che Un ristorante dove c'è lo sharing, dove si lavora con i bites. Scusate per chi non lo può sapere o che non ha conoscenza del termine, diciamo le stuzzicherie. Lo sharing, prodotto di assaggi. ma è sempre sul takeaway o No, sul no, mangiare sul di sitting, luogo? sul prodotto seduto, dove io ti faccio fare degustazioni di vari prodotti, dove tu fai anche un percorso Sì, dove magari vado a marginare oltre che sulla pizza, sul bere. sul bere. Certo. Tra l'altro ci sono cantine italiane che vorrebbero entrare in certi mercati per, tra l'altro abbassando anche la marginalità che hanno per far conoscere i propri prodotti, e questo potrebbe essere, non chiaramente, non parlo del Middle East, ma parlo di altri mercati dove l'alcol è più facile da far entrare, Chiaro. dove ci sono opportunità di degustazioni, serate a tema, sharing. Sì, insomma, non mi devo limitare No. al voglio la pizza, faccio la pizza. Io parlo di tutto quello che è l'Italia, quindi non la vado a
dividere per regioni, però se io devo andare a considerare le pizzerie italiane che non siano da sport soltanto, ma parlo di ristoranti, non c'è una pizzeria, diciamo ce ne sono qualcuna, ma più che altro nell'Interland napoletano questo è più frequente, ma fuori da questo Interland non ci sono ristoranti che hanno solo la pizza. Dove c'è la pizza c'ho dentro il fritto, c'ho dentro l'antipastino, c'ho dentro il pesce, c'ho dentro tante cose. Chiaro. Perché con la pizza non sta in piedi. Ma questo per un motivo... Per un motivo di concorrenza, per un motivo che ti dicevo prima, che chi vuole mangiare solo la pizza magari se ne sta anche a casa, non esce neanche. Quindi in questo caso, se io voglio servire solo pizza, fa più comodo una pizzeria per asporto o piuttosto una pizzeria... Cioè piccoli spot bravo. con delivery. Cioè, magari le ghost, come si chiamano? Le ghost kitchen, Esatto. quelli dove c'è soltanto la cucina, non ho neanche un posto a sedere E via. e via. Noi abbiamo aperto due, non che abbiamo aperti noi, però abbiamo supportato l'apertura di 2 pizzerie gestite da clienti albanesi che praticamente adesso girano a circa 300 pizze al giorno. Solo esclusivamente forno, bancone e via. Una a Liverpool e l'altra a Manchester. Ok, chiaro. Quindi se tu vuoi lavorare solo sulla pizza, Delivery o comunque quello che ti dicevo prima, solo sulla pizza non esiste. Ok. Devi sviluppare focacceria, devi sviluppare comunque qualcosa in teglia, lavorare anche su quello che è il beverage. L'abbinamento col beverage fa tanto. Perché sul beverage ci sono margini più Assolutamente. alti. C'è un consumo maggiore. Ah, c'è un consumo maggiore. Cioè, soprattutto nei giovani, io porto uno sharing di pizza da 15 porzioni, ho già venduto 20 spritz. Sì, a Padova sì. No, ma anche, sto scherzando. ma anche in posti dove lo spritz costa 12-13 euro. Sì, lo so. Incluso della pizza, cioè io lo vedo più che altro un companatico gratuito che ti do, la pizza, Sì, no, più che altro e tu mi consumi alcol. Io mi stavo concentrando qui in questa chiacchierata che stavamo facendo solo sulla pizza, perché abbiamo parlato di pizza. La pizza va in abbinamento a tanta roba, Stiamo evolvendo su quel solitamente tema, la e pizza quindi- viene anche portata come pane. Sì, chiaro, è ovvio che se uno pensa fuori da quelli che sono gli schemi riesce anche a... C'è un mio carissimo amico a Dubai che è partito con la pasticceria, piano piano ha cominciato a inserire le pizzette piacciono a tantissima gente anche che fa colazione. Parlo di Sebastiano. Ok, Golositalia. con cui io ho fatto un video. Esatto, Sebastiano poi piano piano ha inserito qualità, Alessio Aliotto, un campione del mondo, ha sviluppato una pinza particolare per il mercato di Golositalia, piano piano ha preso il giorno fisso della settimana dove c'è solo quello, cioè quello è il suo... Sì, come ti stavo dicendo, io qui mi stavo concentrando su chiederti domande di pizza, però tu mi stai dicendo, come è anche giusto che sia, concentrati su tutto quello che c'è attorno alla Assolutamente. pizza. Ora voglio chiederti misteri, cose che non si dicono, cose che succedono all'interno dei ristoranti che magari una persona normale che va a sedersi e mangiare non se ne accorge, magari partendo anche dalla pizza. Qualcosa Guarda, che la magari pizza- ti sta sulle scatole e effettivamente nessuno dice. È difficile perché comunque lavorando nel settore io mi sono abituato ad andare a mangiare la pizza e anche se non mi piace alzarmi, pagare il conto e uscire. Poi fuori posso dire quello che voglio in privato. Non mi permetto di criticare o di dare giudizi su nessuno dei ristoranti Certo. che lavorano nel mio settore. Cosa invece che non faccio sui clienti. Certo. Perché lavorando tanto a contatto con sviluppi di pizzerie, consulenze, ti faccio solo un esempio, quest'anno come Marraforni a livello internazionale abbiamo venduto 30 forni fino ad oggi, quasi esclusivamente tra Middle East e UK. E tutti questi forni hanno dietro un percorso, cioè che non è che vendi il forno e ti fermi lì, perché queste persone non hanno la conoscenza del prodotto e non sanno chi glielo può sviluppare o come svilupparlo e soprattutto quando sono lungimiranti, come per esempio Let's Pizza di Riyadh, che in un anno mi ha aperto 8 ristoranti, il primo ristorante lo apri, il secondo ristorante pure e ci fai un training. Quando cominci ad arrivare al terzo e il quarto cominci a considerare di fare una central kitchen, quindi di preparare tutto in una parte centralizzata e consegnare il tutto ai vari ristoranti e quindi formare tutti i ristoranti. Questo è un lavoro di consulenza, di preparazione, di organizzazione e quando hai a che fare con questi personaggi capisci un po' quelle che sono le sensazioni del mondo, dei vari stati, delle varie pizze eccetera. E poi torni in Italia, vai fuori a mangiare una pizza e ti trovi i clienti che osannano magari una pizza che te onestamente non finisci neanche solo perché magari gli hanno offerto il prosecco. Quindi torniamo sul tema iniziale. Esattamente. Vale molto di più il contorno. Assolutamente, piuttosto che te l'ho detto all'inizio, 70-30 siamo lì. Una domanda che mi è sempre
incuriosito da fare a una persona che comunque lavora nella ristorazione. Quanto effettivamente vale la stella Michelin? E quanto è comprabile la cosa? Perché ovviamente secondo me con i contatti si va dappertutto, per quello che ho visto fino ad ora. È brutto da dire, però in quasi tutto il mondo si va molto distante solo di contatti. Quindi volevo chiederti, nella ristorazione effettivamente, La prima vale tanto. la prima vale tanto. Sì, perché non è facile entrare in una cerchia di persone, una lobby, tra virgolette. Ogni anno c'è sempre qualcuno che viene inserito, ma per capacità in quel caso. Quindi mi stai dicendo che comunque è un qualcosa È che un conta. qualcosa che conta, ma dipende molto da tanti fattori. Primo, l'area geografica di interesse di Michelin. Secondo, le capacità effettive dello chef a cui viene dato o al ristorante che vengono date sono molto, tra virgolette, importanti per lo chef e per il ristorante. Meno per la clientela, secondo me. Io non credo che venga scelto il ristorante perché c'ha la stella Michelin o 2 stelle Michelin o 3 stelle No, Michelin. 2 stelle Michelin no, No. però una stella Michelin io la È la riconosco novità, ancora. quella è la novità. Perché allora ci sono altri premi Cioè io non vedo, importanti io non nel vedo mondo. molta di differenza tra 1, 2, 3, 8, poi non so neanche se ne possono vedere 8. Ce ne sono qualcuno Magari che ne ha perché io 7. sono incolto. No, c'è qualcuno come Barbieri che per esempio ne ha 7, ma di diversi ristoranti, e ovviamente dove va Barbieri porta la stella Michelin, No, gli chiaro, danno la chiaro, stella chiaro. Michelin. In questo periodo che sto cercando di andare ad acculturarmi su questo tema di cui non ne so niente e infatti vengo qui a chiedere anche a te, vado a cercare sul sito Michelin e cerco ristorante con una stella Michelin. Certo. Quindi per me è importante che ce ne sia una. Una. Poi che ce ne siano 8. Quello dove ce n'è una di solito è molto molto valorizzato. Primo perché è una novità, secondo perché se viene data questa stella qualcosa di diverso deve avere. Il difficile è mantenerla la stella. Come funziona? Devi comunque mantenere un livello alto di aspettative, anche di business, ci sono tutti i parametri che comunque vengono poi definiti dai commissari e gli ispettori. Quindi comunque è un qualcosa di controllato abbastanza bene. La prima stella sì. Ti faccio un esempio diverso, che però il Gambero Rosso è comunque una piccola differente Michelin. Ho fatto la lista delle 50 migliori pizzerie d'Europa. Parlando con tantissimi pizzaioli internazionali, eccetera. Si sono ammazzati, immagino. No, diciamo che la credibilità di questa lista secondo me è veramente bassa, considerando il fatto che comunque ci sono pizzerie che forse neanche loro conoscono, che non sono neanche andati a provare in determinati posti. Posso dire che Gambero Rosso viene per esempio a Dubai e c'è sempre la solita pizzeria che fa da testimonial di Gambero Rosso. Non faccio nomi. Conoscendo quello che è il mercato del Middle East e andando a chiedere agli italiani ti vengono detto ma perché? Quando ci sono altre realtà nuove che hanno portato una qualità di prodotto altissima e non vengono considerati minimamente. Andiamo nella parte politica di vedere chi c'è dietro e lì siamo sempre lì. Chiaro, ok, quindi comunque c'è qualità ma c'è anche una parte di... Qualità è molto alta per quanto riguarda le novità. Tu comunque mi stai dicendo ora che anche se non ce l'hai ciò non vuol dire che non sei Bravissimo, nulla. esattamente. Chiaro, però Esattamente. se ce l'hai comunque è qualcosa di verificato. Assolutamente. Quanti chef ci sono in Italia che hanno veramente dei livelli altissimi di cucina e hanno dei successi veramente importanti a livello E non business hanno e Michelin. non hanno una stella Michelin? Un'infinità. Un'infinità, Chiaro. mi hai risposto. Però chi va a mangiare in quei ristoranti esce e dice wow. Grazie mille. Prima infarinata di ristorazione, veramente grazie. Spero che ti sei divertito a fare la pizza. No, beh, la pizza è buonissima, tra l'altro, l'impasto è veramente top. Lo senti che va giù leggera. Penso che lo sentirò ancora di più il giorno dopo. E che non hai ancora, sei appena entrato nel mondo, ma quando poi comincerai, se hai la passione, a usare le tue mani e capire che una pizza stesa in un modo piuttosto che stesa in un altro, quando la cuoci ha un sapore piuttosto che un altro, allora lì ti appassionerai anche a fare dei mix, a lavorare sugli impasti. Questa è una passione che nasce come quelli che vanno in cucina, c'è quello che ha la passione della pizza e quindi del forno, delle cotture. La cosa importante però la fanno i prodotti. Noi lavoriamo solo, esclusivamente con i top. Farine al numero 1, pomodoro, mozzarella, chilometro zero. Sì, che poi lo chiedevo prima al pizzaiolo, ha detto che la fase finale di preparazione della pizza, cottura, vale un
non 30% anche in quel caso. Cioè, è tutto, Tutto. è tutta la preparazione, lievitazione, ingredienti. La temperatura di cottura dell'impasto deve essere perfetta, perché altrimenti o viene troppo croccante, o viene troppo molle, o non viene. E lì c'è il gusto soggettivo poi alla fine. Bravissimo, l'abbiamo detto prima, la pizza buona per te non è detto che sia buona per me, come magari, come hai visto con Dario preferiva quella bruciacchiata. È molto soggettiva la pizza. Come anche altri prodotti, sempre nel campo di panificazione, la focaccia per esempio può essere pesante, può essere leggera, però per me magari piace di più quella pesante, a te piace di più quella leggera. Dipende molto dal soggetto che si ha di fronte. Poi c'è un Grazie mille. percorso. Grazie mille veramente. Pizzaiolo. That old red